un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta estiva che io ho deciso di chiamare Times Square. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Stella Yarn linea New York, che se ricorderete ho già utilizzato per fare anche altre creazioni, e questa volta ho optato per il codice numero 20, che è questo beige panna molto particolare con il lamé dorato. Vi faccio vedere però anche altri colori che trovate sul sito, che sono uno più bello dell'altro. Abbiamo questo fantastico grigio che è abbinabilissimo, oppure questo che è un rosa fucsiato, o questo che invece è un marrone. Li trovate sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa, vi metto sempre il link in descrizione. Per quanto riguarda il quantitativo, allora per la mia canotta io ho utilizzato 2 gomitoli, lavorando con l'uncinetto del 3,5. Per una taglia M e L ne servono 3 gomitoli, per una taglia XL occorrono 4 gomitoli. Ora tenete presente che uno dice com'è possibile taglia ML sempre 3 gomitoli, perché in realtà a me del secondo gomitolo me ne è avanzato, quindi la taglia M del terzo gomitolo dovrà usarne meno della metà. Per questo dico che 3 gomitoli vanno bene sia per la taglia M che per la taglia L. Per quanto riguarda invece la lavorazione è semplicissima, come potete vedere sono 2 giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a queste strisce verticali che io adoro. Sono molto estiva, perché è quel punto forato estivo che trovo perfetto. Sotto io indosso un top a fascia, ma potete indossare tranquillamente anche un body o un top con le bretelline. Per quanto riguarda la lavorazione, quindi dicevo, sono questi 2 giri, e io poi quando ho diviso la parte dietro dalla parte avanti sono andata nella parte avanti a lavorare sempre giri da destra verso sinistra, ma solo per 2 volte. Poi ho diviso ulteriormente la lavorazione per dar vita a questo scollo quadrato, che so che alcuni di voi, diciamo invece la maggior parte di voi, preferisce rispetto alla classica lavorazione che faccio solitamente, che non ha un vero e proprio collo, però è la striscia dritta. Vi piace di più questo in estate. Dietro invece ho lavorato sempre in righe di andata e ritorno senza creare le micro spalline, però si abbassa comunque un po' la creazione, perché come potete vedere qui ci sono gli archetti, quindi la lavorazione tende ad abbassarsi un po', e io trovo questo effetto molto molto bello. Detto ciò, quindi spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, potete mandarmi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettandola con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure mi potete taggare su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul mio sito è acquistabile il PDF dove vi spiego giro per giro, quindi non è uno schema ma è la spiegazione giro per giro con i suggerimenti per le taglie, per poter realizzare appunto la creazione. Detto ciò, noi poi ci vediamo come sempre al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra canotta io ho deciso di utilizzare i filati della Stella Yarn in linea New York, che sapete ho già utilizzato per altre creazioni. Questa volta ho deciso di utilizzare il codice numero 20, che è questo beige molto particolare, molto carino. Qui però potete vedere anche altri colori presenti sul sito. Allora, lavoreremo con l'uncinetto del 3,5, però mi raccomando, le catenelle iniziali fatelo con l'uncinetto del numero 4, e io ho montato un totale di 180 catenelle. Qui vi faccio vedere un piccolo campione, e la lavorazione che andremo a fare si ottiene con un multiplo di 10. Ora, per la taglia più grande della mia, io quindi vi parlo per la taglia M, vi consiglio di montare 4 motivi in più rispetto a me, quindi 40 catenelle, proprio perché le catenelle le montiamo con il numero 4 e poi andremo a lavorare col 3,5, quindi la lavorazione stringerà un pochettino, e anche con il tipo di punto che andiamo a fare. Per una taglia L invece vi consiglio di montare 6, se non anche 8 motivi in più rispetto a me. Considerate sempre di misurare la circonferenza seno o la circonferenza fianchi per vedere cosa avete più grande, e mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza rispettando il multiplo, e fatelo comunque un po' più largo, proprio perché, come vi dicevo, il punto che andremo a fare tenderà a stringere un po' la lavorazione. Quindi, detto ciò, andiamo a fare i 2 giri che andremo poi sempre a ripetere, e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e realizzo un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutti i giri. Faccio 2 catenelle, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a realizzare 2 maglie alte, quindi 1 e 2, una catenella,
rientro altre 2 maglie alte, una, 2, e ricomincio da capo. Vado a fare 2 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2, e si ricomincia. 2 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta, maglia bassa, 2 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo 2 maglie alte, una, 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle e si ricomincia. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta, maglia bassa, 2 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Andiamo a terminare il giro facendo 2 catenelle, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro nel primo archetto dove avevo fatto le prime 2 maglie alte iniziali e vado a fare 2 maglie alte, una e 2, vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa per chiudere il giro. Ho terminato così il primo giro. Andiamo a realizzare il secondo giro. All'interno dell'archetto creato vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado nell'archetto di una catenella tra le maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 2, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, si ricomincia da capo, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle e si ricomincia. Quindi facciamo un'ultima volta insieme per chiudere il giro: maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia bassa nell'ultimo archetto, 3 catenelle e andiamo a chiudere il giro facendo una maglia bassissima dove abbiamo la maglia bassa iniziale. Adesso dobbiamo ripetere il primo giro e abbiamo una base diversa, quindi ve lo faccio vedere e andiamo sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dove ho la maglia bassa e faccio un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo archetto di 3 catenelle, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto il terzo archetto, vado dove ho la maglia bassa che è nell'archetto del ventaglio di sotto e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2 e si ricomincia da capo. 2 catenelle, salto il primo archetto, entro nel successivo, quindi nel secondo, e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto il terzo archetto, vado dove ho la maglia bassa in corrispondenza dell'archetto del ventaglio del primo giro e vado a fare di nuovo il mio primo giro, quindi il mio primo ventaglio, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella, rientriamo oltre 2 maglie alte
e si ricomincia. 2 catenelle, si salta il primo archetto, si entra nel secondo, maglia bassa, 2 catenelle, si salta il terzo archetto e di nuovo ho la maglia bassa nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. E naturalmente per terminare il giro andremo a terminare facendo le ultime 2 maglie alte dove abbiamo le 2 maglie alte iniziali e chiudendo con la maglia bassa. Quindi questi sono i 2 semplicissimi giri che andremo a ripetere fino ad arrivare ad altezza scalfi. Poi vi farò vedere come dividere la parte avanti dalla parte dietro e continuare a fare la nostra canotta. Allora, sono arrivata a mettere i marcapunti. Io ho ripetuto i 2 giri per 25 volte e per me come lunghezza della maglia va più che bene. Siamo arrivati quindi a dover dividere la parte avanti dalla parte dietro per creare gli scalfi. Sono andata a contare i miei le mie diciamo ventagli, anche se io ho fatto il giro con le maglie basse, ho contato i ventagli. Li ho fatti in questa maniera, ne ho messi 8 avanti, 8 dietro e 1 di lato, da entrambi i lati, perché ne ho un totale di 18. Ora, sul mio suggerimento, la taglia M dovrebbe avere almeno 4 motivi in più, quindi dovete metterne, invece che 8 davanti ne mettete 10 anche dietro e sempre uno ai lati. Diciamo che dove avete la maglia bassa nel ventaglio avanti mettete il marcapunti e anche dietro. Taglia L, a voi vi ho suggerito di fare 6 se non anche 8 motivi in più, ripetendo sempre il fatto che dovete mettere tanti motivi quanto siete larghe di fianchi o di seno, in base a quello che avete più grande. Quindi nel vostro caso invece dovreste andare a mettere quindi o 1 o 2 motivi in più rispetto alla taglia M, quindi o 11 o 12 motivi avanti, sia avanti che dietro, e tenete sempre quello laterale libero. Vedete, io qui al libero ne ho tenuto uno. A questo punto continueremo a lavorare sempre 2 giri, ma in giri più di andata e ritorno e non più di giri di tutto tondo. Quindi iniziamo dal primo. Vedete, io qui ho la maglia bassa e vado a lavorare manualmente, quindi vado a fare le mie 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, una catenella di separazione, rientro e vado a fare di nuovo 2 maglie alte e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi vado a fare 2 catenelle, salto il primo archetto, entro nel secondo, maglia bassa, 2 catenelle, salto un archetto, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, continuo così fino ad arrivare al marcatore successivo per farvi vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Sto arrivando dove ho il marcapunti, quindi ho fatto la maglia bassa e 2 catenelle, entro nella maglia bassa e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, mi giro con la lavorazione e vado a fare quindi il secondo giro con delle maglie bassissime. Mi porto dove ho l'archetto di una catenella e poi o mi alzo con una catenella o vado a fare direttamente comunque la maglia bassa all'interno dell'archetto e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi 3 catenelle, vado nel primo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto di una catenella tra le 2 maglie alte, vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare e come riniziare poi il secondo giro. Io farò solo 4 giri in questa maniera, quindi ripeterò questi 2 giri un'altra volta e poi dividerò ulteriormente la lavorazione lavorando solamente sulle prime 2 gruppi di ventagli per poter fare le spalline sul davanti. Quindi sto per terminare il secondo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte, 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto di una catenella e vado a fare la maglia bassa. Come vi ho detto, a questo punto giro la lavorazione e ricomincio a fare il primo giro, quindi di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta,
rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro altre 2 maglie alte e poi vado a lavorare facendo le 2 catenelle, salto un archetto, entro nel successivo, maglia bassa, 2 catenelle, salto l'archetto e vado a fare la maglia bassa, scusate, vado a fare il ventaglio. Ora, come vi ho detto, io farò un'altra volta questi 2 giri, poi lavorerò solamente sulle prime 2 gruppi di ventagli, questo perché voglio creare sul davanti le spalline, mentre dietro lavorerò poi per tutta la lunghezza. Naturalmente vi farò sapere quanti giri sono andata a fare appunto di spalline. Ora, per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, anche se siete una taglia M e una taglia M, vi consiglio di lavorare solo sulle prime 2 file, mentre se siete una taglia L vi consiglio di lavorare sulle 3 file, perché avete molti più gruppi di ventagli rispetto a me. Quindi taglia M io vi consiglio di andare a lavorare su 3 gruppi per fare le spalline, e rispetto a me, se avete molto seno, invece di fare solamente un totale di 4 giri, quindi ripetere il motivo per 2 volte, ripetetelo 3 volte e poi andate a fare la divisione per creare le spalline. Questo se avete molto seno. Allora, ho terminato la mia canotta. Come vi ho detto, ho fatto due volte i 2 giri andando sia da destra verso sinistra, e poi ho diviso ulteriormente la lavorazione sul davanti per creare le spalline, e ho ripetuto i 2 giri per 4 volte e poi solamente il primo giro. Quindi in totale io dietro ho fatto lo stesso numero davanti, quindi ho ripetuto i 2 giri, questa volta andando sempre da destra verso sinistra, per 6 volte, e poi nuovamente il primo giro. Ora, per una taglia M io vi consiglio magari, e questo anche per una taglia L, di fare i 2 giri sul davanti per almeno 3 volte andando da destra verso sinistra, e poi dividere ulteriormente la lavorazione e fare 5 volte per quanto riguarda una taglia M i 2 giri e poi nuovamente il primo giro, mentre per una taglia L farlo 6 volte e poi di nuovo il primo giro. Quindi diciamo che per una taglia M in totale vi suggerisco di andare a fare 2 motivi in più rispetto a me, mentre per una taglia L vi consiglio di fare almeno 3-4 motivi in più rispetto a me. Vedete sempre lo scollo quanto lo volete largo, a me piace tantissimo come è venuto in questa maniera. Quindi anche questa creazione è terminata.